La prima modalità con la quale prende forma l'agricoltura sociale è quella dell'inserimento sociolavorativo di persone svantaggiate. Persone che vengono dallo stato di detenzione, dalle carceri, persone che vengono dalla tossicodipendenza, persone con disabilità psichica vengono inserite nelle fattorie sociali per svolgere una vera e propria attività lavorativa. Attraverso il contesto agricolo, attraverso la molteplicità delle mansioni che si possono svolgere in una fattoria sociale, queste persone riescono a valorizzare le proprie capacità e a svolgere un vero e proprio lavoro retribuito e quindi entrano nel mondo del lavoro attraverso l'agricoltura. Negli ultimi anni abbiamo realizzato dei progetti che riguardano in particolare un collegamento con i programmi terapeutico-riabilitativi di soggetti con disagio psichico. Abbiamo lavorato in un progetto denominato Agri Social Sud con diversi gruppi di adolescenti e giovani autistici. Mi sembrava importante sottolineare questo collegamento tra i programmi terapeutici riabilitativi che in agricoltura diventano anche più stimolanti, anche più completi, non alternativi ma che integrano i programmi tradizionali. E poi questo avvicinamento al mondo del lavoro. Per quanto ci riguarda proprio un collegamento, un'alleanza con le aziende agricole ha significato ad esempio la realizzazione di stage aziendali e il progressivo inserimento nelle aziende agricole, ad esempio in questo momento utilizzando per i giovani l'opportunità di garanzia giovani o dalle borse lavoro sviluppando delle forme più stabili di lavoro e di collocazione nelle varie attività imprenditoriali. Una seconda modalità con la quale si può fare agricoltura sociale è quella di organizzare dei veri e propri servizi sociali, sociosanitari, socioassistenziali all'interno di una fattoria sociale. Serve per creare condizioni di inclusione e per fare in modo che attraverso l'attività agricola, attraverso il contesto agricolo, ci possa essere un miglioramento, un benessere della propria condizione. Ecco, questi progetti vanno necessariamente fatti in collaborazione con strutture sociosanitarie, dei servizi sociosanitari e quindi all'interno di progetti che possano conseguire dei risultati concreti. Lavoro da circa 10 anni in agricoltura sociale. La cosa è nata un po' per caso, seguivo un ragazzo al quale bisognava trovare una strada nella sua vita e tra le varie sperimentazioni ho provato ad accompagnarlo in un'azienda agricola di un amico e ci siamo subito resi conto che la cosa stava funzionando in maniera, anche per l'esperienza, per il vissuto di questa persona, quasi miracolosamente. Da lì abbiamo cominciato ad interrogarci sul perché funzionasse così bene questo esperimento e da lì abbiamo scoperto tutto il mondo dell'agricoltura sociale, tutto quello che stava nascendo, che era nato in Europa e quello che stava nascendo anche a livello nazionale in Italia. E abbiamo capito immediatamente che le caratteristiche dell'azienda agricola erano proprio funzionali anche a questo percorso riabilitativo dei ragazzi. Principalmente diciamo per una questione che la filiera corta nella produzione aziendale permetteva loro di seguire tutte le quote di lavoro e quindi vedere proprio i frutti del loro lavoro. Questo gli permetteva appunto di dare un senso ad ogni fase delle lavorazioni. Un altro aspetto importantissimo è che un'azienda agricola a gestione familiare ripropone a questi ragazzi dei modelli familiari che nelle famiglie d'origine spesso e volentieri vengono a saltare, quindi anche queste dinamiche relazionali molto significative determinano poi il benessere dei ragazzi in fattoria sociale. E un altro aspetto sicuramente è quello della vita all'aria aperta, quindi il contatto con le piante e gli animali che
determina un benessere non solo per gli ospiti della fattoria, ma anche per gli operatori, per tutte le persone che ci vivono, quindi cerchiamo di creare sempre una situazione di benessere generale. La terza modalità con cui si esplica l'agricoltura sociale è quella, ecco, delle coterapie, cioè quelle modalità che consentono di raggiungere risultati in termini, ecco, di miglioramento, di benessere delle persone attraverso vere e proprie attività terapeutiche e riabilitative con gli animali e con le piante. E quindi rientrano le attività di ippoterapia con i cavalli, l'onoterapia con gli asini, le attività di ortoterapia. Sono tutte modalità che possono essere svolte, si possono concretizzare all'interno delle fattorie sociali. Un aspetto importante dell'agricoltura sociale è sicuramente il proporre ai nostri ragazzi delle attività reali e utili. Utili perché si producono frutta e verdura o si producono dei trasformati che vanno a soddisfare una delle esigenze primarie delle persone, dei clienti, che è quella di alimentarsi. E quindi gli si propone su diversi livelli, ognuno con i suoi tempi, ognuno con i suoi ritmi, delle attività proprio di tipo lavorativo. Affiancate a queste gestiamo anche altre attività più di servizi alla persona, come per esempio la terapia assistita con gli animali. Noi in particolare lavoriamo con gli asini, in collaborazione con un'associazione, Asini Sinasci Olonacqui, che ha sede ad Asti. Questa attività ci permette di offrire una nuova opportunità di relazione autentica, in questo caso con l'animale, che è molto più facile rispetto a quella con l'uomo, perché proprio l'asino comincia ad avere fiducia della persona che gli sta a fianco e la dimostra questa fiducia lasciandosi accompagnare, lasciandosi guidare, e noi vediamo che per i ragazzi questo diventa un aspetto interessantissimo e molto importante. Da lì poi ovviamente c'è anche tutto un lavoro terapeutico con i professionisti per riportare da questa esperienza legata all'attività con l'animale ad altro tipo di relazioni, di ricongiungimento, non so, alla famiglia d'origine piuttosto che al contesto sociale in cui vivono. E gli animali poi li utilizziamo anche per i trekking, quindi organizziamo delle domeniche, le passeggiate con gli animali, quindi i ragazzi che vengono in fattoria si occupano dell'asino non tanto per ricevere un servizio terapeutico, ma diventa anche un'attività lavorativa finalizzata poi all'utilizzo degli asini per i trekking, quindi riusciamo ad offrire ai ragazzi anche attività reali e utili, perché si rendono conto che poi il loro accudimento determina anche un'entrata per la fattoria sociale. Una delle esperienze più significative che abbiamo vissuto nella fattoria sociale riguarda uno degli ospiti storici, che arrivava da una situazione, a detta dei medici del servizio sanitario, irrecuperabile, e quindi da una struttura protetta dove avrebbe dovuto passare il resto della sua vita. Ha iniziato a venire qualche ora a settimana nella nostra fattoria sociale e da lì ci siamo resi conto che stava riacquisendo delle competenze, delle capacità inaspettate. Ha ritrovato un clima familiare, un clima di relazioni positive che l'hanno portato poi a distanza di 10 anni ad essere in grado anche di gestire da solo una bancarella al mercato, la relazione con i clienti, la gestione della cassa, quindi cose complicatissime che ancora oggi i medici si chiedono come abbia potuto raggiungere, e questo credo sia uno dei miracoli dell'agricoltura sociale. Un'ulteriore modalità per fare agricoltura sociale è quella di svolgere servizi educativi, quelle attività che servono per fare educazione ambientale, per fare educazione alimentare, per fare attività didattiche con le scuole, che permettono di acquisire una conoscenza diretta del mondo dell'agricoltura e quindi una funzione culturale, cioè una funzione di acquisizione
di saperi, di conoscenze, di esperienze che servono per la propria formazione individuale. Va considerata in questa branca dell'agricoltura sociale quella serie di esperienze che si stanno sempre più sviluppando nei contesti urbani che riguardano gli orti sociali, l'organizzazione di spazi agricoli, di spazi verdi, di spazi aperti all'interno dei contesti urbani per fare in modo che le persone, gli individui, le famiglie possano avere un rapporto, un'esperienza concreta di rapporto con la terra, con la coltivazione e quindi recuperare una dimensione che oggi i contesti urbani hanno in qualche modo ci hanno fatto perdere.